Ciao, sono Grazia di Rocchetti Pois e oggi cuciremo insieme questa cover per macchina da cucire. Ho utilizzato due splendidi tessuti di Katia Fabrics, questo canvas leggero in 100% cotone e il canvas riciclato nel colore Nature. Ti servirà anche dell'ovatta leggera e uno sbiego di cotone largo 2,5 cm. Per prima cosa lavoreremo sulla parte davanti. Segneremo su entrambi i tessuti delle strisce di ugual misura e poi andremo a ritagliarle. Sceglieremo poi come posizionarle una di fianco all'altra, magari alternandole. Posizioniamo l'ultima striscia sulla penultima dritto contro dritto. Blocca poi con gli spilli. Adesso facciamo una cucitura dritta a 5 mm dal bordo. Posiziona poi la penultima striscia che abbiamo già cucito all'ultima sulla terzultima striscia e blocca tutto con gli spilli. Fai un'altra cucitura. Ripeti questo passaggio per tutte le strisce finché il pannello sarà pronto. Adesso andiamo a stirare le cuciture, prima in posizione e poi stira i margini aperti. Ecco il risultato, il nostro pannello è pronto per il prossimo passaggio. Posiziona il rettangolo di canvas sull'ovatta. Con uno spray temporaneo bloccalo in posizione, prima una metà e poi l'altra. Rovescia questa parte e posiziona sopra il pannello a strisce che abbiamo già cucito. Stendi bene per evitare che si formino delle pieghe e applica anche qui lo spray temporaneo per tessuti, prima da un lato su una metà e poi dall'altro. Andremo adesso a cucire delle impunture prima su un lato e poi sull'altro dei margini di cucitura. Ecco qui il risultato. Occupiamoci adesso della prima tasca. Pieghiamo il rettangolo in canvas tinta unita a metà, pieghiamo bene e facciamo una cucitura a distanza piedino. Dopo aver cucito, posizioniamo la tasca sulla parte bassa del nostro pannello e facciamo delle cuciture di separazione delle ulteriori tasche, dividendo lo spazio a seconda di quello che poi metterai dentro. Fai quindi poi delle cuciture dritte rinforzando la cucitura all'inizio e alla fine. Lavoriamo adesso sulla tasca più bassa, piegando il rettangolo in fantasia a metà e facendo una cucitura a distanza piedino. Sovrapponi la tasca alla precedente e fai delle altre cuciture di separazione a seconda di ciò che vorrai poi mettergli. Prepariamo adesso i laccetti che chiuderanno la cover, stirando verso l'interno per 1 centimetro entrambi i lati lunghi e anche uno dei lati corti. Andiamo poi ad effettuare una cucitura dritta su tutti i lati aperti, bloccando il punto all'inizio e alla fine della cucitura. Uno strumento che non può mancare nel vostro kit di cucito sono le pinze per tessuto e adesso le useremo per applicare lo sbieco. Piega a mano lo sbieco a metà. Iniziamo a posizionarlo con le pinze per tessuto partendo dal retro della nostra cover. Qui faremo una cucitura dritta, ma partiremo qualche centimetro dopo l'inizio dello sbieco. Posizionalo su tutti i lati, prestando particolare attenzione agli angoli.
Prima di cucire, posiziona sul retro, a una distanza di circa 17 cm, i laccetti, bloccandoli all'interno dello sbieco con una molletta. Fai una cucitura tutta intorno, bloccando in un colpo entrambi i lati dello sbieco, e voilà, la cover è pronta!